I falsi miti del vinile, il 180 grammi suona meglio. Assolutamente no. Dimmi, ma è giusto che io debba pagare 40 euro, 50 euro per un vinile singolo oggi? Certo, se è coppia singola e ne hanno fatto uno al mondo, allora anche 80 euro è un buon prezzo. E queste sono solo alcune delle bombe presenti in questo video, in cui Simone di Imprimatur Varade Vinili demolisce una volta per tutte i falsi miti legati a questo mondo e poi risponde anche ad alcune mie domande scomode, domande a cui mai nessuno nel mercato del vinile ha voluto rispondere, perlomeno in Italia. I falsi miti del vinile, il 180 grammi suona meglio. Assolutamente no. 180, 140, 120, 160, potete dire tutte le grammature che volete, ma il disco suona bene se è fatto bene dall'A alla Z. Sono stati fatti anche dischi di musica classica da 90 grammi e suonano benissimo. Poi se una persona vuol dire che il 180 grammi gli dà più soddisfazione perché è pesante, ha una bella custodia ed è un bel pacchettone, è un altro discorso. Ma la grammatura e la qualità audio sono falsi miti. I mortacci vostri del vinile, mi spieghi perché in Italia nessuno usa o sono pochissimi ad utilizzare le in-sleeve antistatiche? Quanto gli costa rispetto alla carta normale? Allora, questa rispetto a questa cambia di 2 o 1 centesimo, quindi è solo mero guadagno al millesimo, perché quando vai a stampare tanti dischi 1 o 2 centesimi non cambia. Noi per incentivare queste diamo alle peggiori, che sono queste, lo stesso prezzo, così solo un cliente non troppo sveglio dirà no, voglio le peggiori buste che tu hai. Poi ci sono le buste economiche veramente, che sono solo cartene, quindi plastica antistatica, costano quasi la metà, sono belle soprattutto per i colorati. Invece ci sono le Mofi, non le amo tanto, ma sono plastificate, antistatiche con la carta, eccetera. Non sono proprio per tutti i dischi, però il prezzo di tutte queste buste è quasi uguale e l'antistatico è sempre quello che costa meno. I falsi miti del vinile, nero versus colorato. Allora, un po' di anni fa poteva essere vero che il nero era meglio del colorato, ma ad oggi le pigmentazioni che si usano per colorare la plastica, anche quella nera è colorata, sono così basse che non vanno a inficiare sopra alla qualità della musica. Quindi il nero, ci sono in Europa penso 50 tipi di neri diversi, e i colorati, a meno che non sono colorati lavorazioni speciali come degli splatter, quindi plastiche con temperature diverse messe insieme, hanno la stessa qualità. Il prodotto vergine ha un colore all'incirca come l'avorio. Quello è il materiale plastico senza alcun inquinante. Tutti gli altri sono piccoli inquinanti in piccolissima quantità. Se parliamo invece di glitter, profumati, fotoluminescenti, allora è un altro discorso. Lì c'è un'abbondanza di corpi estranei che vanno sì ad inficiare sulla qualità dell'audio. Qua abbiamo il vinile originale, cioè questa è la plastica col colore suo originale, è questo semi-avorio mezzo trasparente e arriva da questa polvere. Questo è stato stampato direttamente dalla polvere, viene utilizzato per i dischi ad altissima qualità, però la differenza che noi abbiamo tra qua e questo è il prodotto dopo il primo passaggio in estrusione, vengono fatti queste lenticchie, questi pallini, e la qualità tra qua e qua, cioè tra il prima e dopo, è veramente molto simile. Forse qualcuno che fa delle registrazioni per controllare i rumori di fondo del niente, allora può trovare delle differenze. Da qua andiamo poi ad avere il disco nero di una volta, questo qua è un vecchio 5 pollici, o il disco colorato. Qua abbiamo del rimacinato, qua abbiamo del giallo, questo disco è fotoluminescente, questo disco sì è rumoroso perché è un'aggiunta extra di materiale che non si lega bene con la plastica, però uno lo compra come il picture disc perché è bello avere il picture ed è bello avere un disco che si illumina la notte. La differenza della materia prima
tra anni fa ed oggi la potete vedere anche nei colori che c'erano un tempo. Erano molto diversi da quelli di oggi. Oggi la quantità, come dicevo, di colorante che viene messa dentro la plastica è veramente poca. Lo stesso vale per il carbone. Ma una cosa che cambia molto nella plastica di una volta rispetto alla plastica odierna è la composizione della plastica stessa. Il PVC di oggi non ha più piombo, non ha calcio, ha poco zinco, ha pochissimi metalli pesanti. Questi metalli pesanti aiutavano molto la musica quando veniva stampato il disco. Oggi abbiamo delle macchine diverse, abbiamo più qualità nelle macchine, più qualità negli altri passaggi, quindi andiamo a compensare questi difetti. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a raggiungere altri appassionati come te. Occhio che in contemporanea ne ho pubblicato un altro in cui Simone ha fatto partire tutte le macchine e mi ha illustrato passo dopo passo come viene realizzato un vinile. Un contenuto incredibile che trovate qui sotto in descrizione e nel primo commento. Non perdetevelo per niente al mondo. I mortacci vostri del vinile. Simone, dimmi, ma è giusto che io debba pagare 40 euro, 50 euro per un vinile singolo oggi? Certo, se è copia singola e ne hanno fatto uno al mondo, allora anche 80 euro è un buon prezzo. Ma per stampe da 50.000, 10.000 o anche solo 1.000 copie o 500 copie, i prezzi di stampa sono veramente bassi. Noi facciamo anche i 100 pezzi. 100 pezzi sei sugli 11 euro più IVA. Poi 200 pezzi sei sui 6,5. 300 pezzi sei sui 5 euro. Quando arrivi a 500 sei sui 4 euro. Quindi immaginatevi 1.000, sei grosso modo 3 euro al pezzo più IVA. Poi vabbè, ci dovrai mettere dentro il lavoro della band, il grafico e di tutto. Però è uno spalmare questo costo su tutti i pezzi. Quindi alla fine le persone che spendono 50 euro per un singolo, di cui ne sono state fatte 10.000 copie, è troppo, è veramente troppo. Sono prezzi che distruggono il mercato. Le poche copie, le 200 copie, vengono vendute a 25 euro al dettaglio. 200 copie, magari in 2 colori diversi. Non è possibile, no, questo no. Un pezzo congruo dipende da vari fattori. Le royalties che ha solitamente chi stampa, a volte sono anche zero, la pubblicità che viene fatta, ma la pubblicità rientra in una serie di altri conteggi. La stampa è il lavoro grafico e lo studio sono i 3 fattori che generano il costo alto. Lo studio si va sempre a fare l'incisione magari in un grande studio e poi il cutting si va a risparmiare 50 euro su 1.000 o 10.000 copie, perché c'è l'ufficio acquisti che ti fa risparmiare, vuole solo il prezzo più basso, non vuole la qualità migliore. Quindi hai un master che hai pagato in uno studio della Madonna e vai a fare il cutting in un posto dove ti costa 150 euro, 160 euro. Quindi butti via tutto il lavoro e poi richiedi ancora un prezzo enorme alla fine. Investite leggermente di più nel cutting, fate un prodotto buono e la gente continuerà a comprare i dischi. I falsi miti del vinile. Per avere la massima qualità possibile di un vinile possono essere fatte al massimo 500 copie da quella singola matrice. No, dipende da tantissimi fattori. Primo, le macchine che uno ha, se sono macchine nuove o se hanno 60 anni. Dalla pressione, quando io presso, schiaccio la plastica, se la schiaccio a 150 tonnellate per centimetro quadrato o se la presso a 100 o a 80, naturalmente ho uno sforzo diverso e ho un'erosione diversa dei solchi. Dipende dal tipo di musica, dipende anche dal tipo di cutting che è stato fatto. Ci sono vari motivi per cui utilizzare uno stampatore sicuramente più di 500 pezzi. Almeno 700-800, se non addirittura 1000. Dopodiché lo stampatore si rompe automaticamente, il bordo, il centro, dopo le 1000 copie si può rompere. Se però qualcuno vuole buttare via i soldi in qualche altro modo, noi possiamo fare anche uno stampatore ogni 500 copie, che non saranno mai 500 perché c'è la partenza, gli extra, gli scarti, quindi sono 550 per ogni volta che ne fai 500 circa, 530, una cosa del genere.
c'è anche il lato opposto della medaglia. Ci sono alcuni clienti che portano i loro stampatori fatti chissà dove hanno già stampato 1000 o 1500 dischi e ti chiedono di stampare altri 3000 dischi con lo stesso stampatore. Quindi qua sta veramente al cliente avere la coscienza di stampare qualcosa di buono oppure no. I mortacci vostri del vinile, i vinili prodotti oggi in Italia sono quasi sempre molto rumorosi. Come mai c'è questa differenza con il mercato estero e poi da cosa dipende questo rumore importante di fondo? In primis la materia prima, la lacca. La lacca, bisogna avere delle lacche o comunque dei DMM che siano di una buona qualità. Non è facile, è molto difficile. Dopodiché bisogna avere il tornio, la macchina che incide, e il suo zaffiro o diamante devono essere nuovi, le macchine devono essere calibrate, bisogna calibrare ogni parte, perché anche il fischio, il treno che si sente è un problema all'incisione. Se uno studio ha questo problema deve risolverlo al più presto, oppure farà tutti i tagli con gli stessi rumori, con gli stessi difetti, il che vuol dire che in una giornata uno studio fa anche 10-12 album, sono 10-12 produzioni che hanno dei difetti molto grandi. Poi anche nella plastica, usare il materiale come usiamo noi, riciclato, noi abbiamo un'attrezzatura apposta che ripulisce dal pulviscolo e da tutto quello che è l'impurità, quindi si va a stampare con la plastica tra virgolette riciclata, ma che è uguale al puro. Cambieranno i settaggi sulla macchina, ma il suono è sempre buono. Bisogna lavorare bene in tutti i campi, nell'argentatura, nel cutting, nella galvanica, nello stampaggio, in tutti questi campi qua, per avere qualcosa di buono. Non si può risparmiare e cercare di tirar via soldi alle parti essenziali dello stampaggio. In Italia poi si corre tantissimo. Voglio i dischi domani, quindi si vuole avere un taglio immediato, una galvanica immediata, una stampa immediata. Se si corre non va bene. Si chiama triangolo ed è molto importante, qualità, tempo e costo. Se io voglio qualcosa subito e voglio pagarlo pochissimo, la qualità deve scendere. Se voglio qualcosa di qualità e voglio pagarlo poco, devo aspettare, se no. Quindi questi tre fattori sono importanti. Abbiate tempo, cercate la qualità e poi avrete anche un prezzo che è buono. I falsi miti del vinile, ma io il picture disc me lo compro perché è bello e suona anche bene, me lo ascolto. Io l'ultimo picture disc che ho preso è stato Muscolo Rosso di Cicciolina e l'ho appeso al muro. Non l'ho ascoltato, non era un granché, ma era fantastico come picture. Adesso vi spiego il perché suona diversamente. Noi abbiamo il nostro panetto, ma lo dobbiamo mettere insieme a un'etichetta gigante e sopra l'etichetta gigante va questo film di plastica. Sotto è uguale, questa è la parte sotto e questa è la parte sopra. Quindi è fatto a strati, è un hamburger, panetto, formaggio e plastica. Noi andiamo ad ascoltare il disco su questa plastica, che è sempre un PVC, ma questo PVC è un PVC fatto apposta con degli additivi che aiutano la plastica a entrare nei microsolchi della musica. Questo PVC è PVC e basta, non ha le stesse caratteristiche. Puoi trovare magari un disco picture che suona bene, ma non suonerà mai bene quanto un disco fatto solo su questa plastica qua. I falsi miti del vinile. Ah, come stampavano meglio le macchine di una volta. Allora, macchine nuove, macchine vecchie. Se hai una macchina molto vecchia, una macchina che ha 40, 50 o 60 anni, non ha sicuramente le prestazioni di una macchina comprata quest'anno, l'anno scorso o pochissimi anni fa, perché sono macchine 4.0, hanno delle possibilità che le vecchie macchine non hanno delle parti anche meccaniche interne, della parte estrusione, soprattutto dove si scioglie la plastica, che è una parte molto importante, che sono fatte in maniera diversa da come erano fatte 40 o 50 anni fa. Gli studi, la tecnologia è andata avanti molto, la plastica anche, quindi se hai una macchina vecchia con la plastica di oggi e vai a provare a fare un album o un disco comunque di alta qualità,
risulta molto difficile. È come fare una gara con una 500 di 40 anni fa o farla con una 500 di oggi. Quella di 40 anni fa, magari dopo che gli hai fatto n milioni di chilometri, si rompe, quella di oggi dovrebbe andare meglio, e così è. I falsi miti del vinile. I dischi stampati in DMM fanno schifo. Allora, non è assolutamente vero che il DMM fa schifo e non è assolutamente vero che la lacca fa schifo. Sono due tecniche diverse ma molto simili. Il DMM è nato per un risparmio monetario negli anni 70, a fine degli anni 70, la lacca invece c'è sempre stata, diciamo. Perché costava meno? Perché il rame al tempo era proprio un prodotto che si poteva reperire facilmente. Anche oggi si reperisce facilmente, ma costa molto di più. Sono due prodotti diversi che magari andiamo ad analizzare più avanti, ma cosa cambia? Qua viene inciso sul tornio con uno zaffiro, qua viene inciso sul tornio con un diamante. Questo supporto è tagliato solo dalle ultime macchine che sono state create. La lacca lo fai anche con le macchine degli anni 50, puoi inciderla. Tutto dipende dallo studio in cui uno va a registrare. Se io ho un'amplificazione per il mio tornio, cioè per la mia macchina che va ad incidere di un certo livello, posso avere quasi gli stessi risultati su entrambe. Ricordiamo che qua puoi avere più volume, puoi avere più bassi, più groove, è una cosa un pelino diversa. Qua, se vai in uno studio buono, anche qua puoi avere molto più groove, però qua sacrifichi il volume perché puoi mettere più musica, arrivi a 28-29 minuti, hai anche un po' più di alti e medi. Poi ci sono anche delle caratteristiche, ma non entriamo troppo nel dettaglio. In ogni caso vanno bene tutte e due. L'importante è andare in uno studio che sia buono, che sia attrezzato e dove ci siano dei professionisti. I mortacci vostri del vinile, mi arrivano tutti i vinili ondulati, ma da cosa dipende? Ci sono vari fattori. Come abbiamo detto prima, la plastica ha subito uno shock termico, uno stress molto pesante, quindi bisogna fare riposare i dischi. Se qualcuno vi dice no, ma io li prendo e li spedisco, ok, al 90% voi riceverete dei dischi che sono storti, coppati, ondulati, dei frisbee venuti male. Quindi prendete il vostro tempo anche per quanto riguarda il riposo dei dischi, farli aspettare 24 ore. Un ciclo macchina deve essere ottimale per la stampa del disco, non ottimale per la data di consegna, perché diverse musiche hanno dei cicli diversi, delle tempistiche diverse e il disco deve riposare. D'estate noi abbiamo un magazzino a parte, in ombra, che non è caldo, perché la plastica deve stare tranquilla e riposare come un bambino. Se io prendo il disco, lo metto in una scatola e poi lo metto al sole e lo lascio al sole 3 settimane, sicuramente avrò dei problemi. Se io prendo il disco e il mio cliente li vuole stasera e li ho fatti adesso, io glielo dico già, usciranno tutti storti, perché non puoi prendere e confezionare immediatamente il disco e spedirlo. Ci sono macchinari che ti confezionano il disco a fianco della macchina. Questo cosa vuol dire? Che non ha riposato, ha preso, viene imbustato e poi rispedito. No, a mio parere non va bene. La plastica deve riposare, ha un suo ciclo vitale dopo che è stata stampata. Se la prendiamo, la imbustiamo e la spediamo direttamente, abbiamo poi dei problemi, soprattutto se non la stocchiamo in modo adeguato. Nessuno stocca i dischi di fianco ai fornelli di casa, quindi nessuno deve spedire i dischi il 15 di agosto in Australia, che fa caldissimo in mezzo al deserto. Non basterebbero i classici 92 minuti di applausi per ringraziare Simone di questa Lectio Magistralis a tema vinile in cui ha demolito i falsi miti più ricorrenti legati a questo fantastico mondo. E visto che c'era, ci ho infilato anche qualche mortacci, perché da appassionato sono stufo di farmi prendere per il naso dai furbetti dell'industria discografica che in questa rinascita stanno rendendo molto meno fantastico
il mondo che amiamo. E nel ringraziare Simone e Caterina per l'ospitalità e la disponibilità, vi ricordo che in contemporanea a questo video è stato pubblicato il tour all'interno di Imprimatur Varade Vinili, in cui abbiamo visto come passiamo dal panetto di PVC a questo oggetto fantastico. Andate subito a guardarlo, lo trovate linkato qui sotto in descrizione e nel primo commento. Un video che sono orgoglioso di aver realizzato, perché in modo così approfondito non è stato mai fatto né su YouTube Italia né in generale su YouTube mondiale, globale, universale. A presto e buoni ascolti.